Guidami a casa. Navigazione verso casa. Ciao amici, benvenuti nel mio canale, io sono Francesco e come avete visto dalla intro, oggi torniamo a parlare di tecnologia. Prima di proseguire con la recensione, volevo ringraziare questa nota azienda cinese che mi ha inviato in prova il suo P8, parlo di Atoto, un dispositivo veramente evoluto ragazzi. Pensate che questo dispositivo è spinto da un processore Cortex A53, un dual core da 1.2 GHz, più ha 2 GB di RAM e 2 GB di ROM, espandibili tramite slot per la micro SD fino a 128 GB, anche perché serve per archiviare i filmati che va a fare questo P8. E sì, questo P8 può essere utilizzato anche come una dashcam, perché abbiamo la possibilità di installare due telecamere, una anteriore e una posteriore, o comunque dove volete. Ha un display da 7 pollici QLED, antiriflesso, tantissime caratteristiche veramente interessanti. Come al solito nella descrizione del video trovate i link necessari per andarvi a vedere le specifiche complete di questo P8 per chi vorrà acquistarlo. Di carne al fuoco ce n'è veramente tanta, quindi andiamo a vedere subito le caratteristiche di questo Atoto P8 e andiamo a fare l'unboxing, quindi andiamo a vedere cosa contiene la sua confezione. Yam belli, ya! Come vi dicevo ragazzi, questo modello 807 PR ha un display da 7 pollici QLED antiriflesso con risoluzione HD 1024x600. Ha un sensore di luminosità che ci permette di adeguare la luminosità del display in base alla luce ambientale. Questo è l'attacco per collegare lo spinottino che va poi a pilotare le due telecamere. Questo è il tasto di accensione, il tasto di reset, si può entrare direttamente con uno spillo per andare a resettare il dispositivo, e questo è l'attacco dedicato, ok? Lo slot per la micro SD fino a 128 GB. Per accendere il P8 dobbiamo collegare questo spinotto dedicato. E poi dobbiamo andare a collegare l'adattatore per accendisigari, in questo caso lo collego a un power bank ed ecco che si accende. La prima cosa che ci chiede è di andare a formattare la SD che abbiamo inserito. Ok, pronto per l'utilizzo. Una volta acceso il dispositivo, la prima cosa che facciamo è andare a settare la lingua in italiano. Confermiamo. Torniamo indietro. Sempre nelle impostazioni troviamo altri menu. Abbiamo lo schermo, possiamo scegliere questi già preinstallati. Poi abbiamo la possibilità di vedere il sedile guida o sedile passeggero, ripristino al dispositivo, telecamera già vi ho fatto vedere. Qui c'è la possibilità di attivare o disattivare le linee
guida per la retromarcia e le impostazioni DVR. Il tempo di ciclo che va a registrare 1 minuto, 2 minuti o 3 minuti, e poi abbiamo la modalità di parcheggio e il sensore di gravità che sarebbe il sensore G, minimo, medio o massimo, ok? E qui c'è formata la scheda. E poi abbiamo audio, possiamo collegare l'audio di questo dispositivo sia alla presa AUX di un altro autoradio tramite il cavetto in dotazione, e andremo a riprodurre l'audio, sentire direttamente negli altoparlanti della nostra vettura. Si sentirà sicuramente meglio. O possiamo utilizzare la modalità di radio FM. Troviamo una frequenza FM dove non trasmette nessuna emittente radio e andiamo a sincronizzare con la radio della nostra autovettura per poter sfruttare gli altoparlanti direttamente sulla nostra autovettura e non quelli integrati. Circa, tradotto in italiano, dovrebbe essere la versione e i vari aggiornamenti disponibili. Per aggiornare bisogna scaricare o comunque inquadrare il QR code con telefono Android o Apple, il tempo che per sincronizzare l'ora, i minuti e la data. Per associare il nostro telefono alla Toto bisogna andare su Bluetooth ATOTO 36A e facciamo associa. Ok, associato. Per quanto riguarda Android Auto, all'accensione del dispositivo ci chiede di andare a connetterci e qui vedete dice sblocca e facciamo continua e siamo collegati. Per collegare il nostro iPhone in modalità CarPlay wireless dobbiamo andare prima a sincronizzare i dispositivi, quindi andiamo su Bluetooth e dobbiamo accoppiare ATOTO 361A. Facciamo abbina, consenti, usa CarPlay e siamo collegati, ripeto, tramite wireless al nostro Apple CarPlay. Ehi, chiama casa. Chiamo casa. Messaggio gratuito. Per uscire ATOTO Home. Voi direte cosa ti è piaciuto di questa ATOTO P8? Sicuramente il display, un display da 7 pollici, quindi non grandissimo, ma che ci consente comunque la possibilità di poter andare a utilizzare il navigatore a schermo intero, Android Auto, Apple CarPlay, ha una risoluzione di 1024x600, quindi una risoluzione HD, ma è molto ben contrastato ed elimina molto bene i riflessi della luce. Altra cosa da non sottovalutare assolutamente per quanto riguarda la facilità di utilizzo di questa ATOTO P8, abbiamo tutto quello che serve nella schermata principale, a partire da Android Auto, se ci serve utilizzare Android Auto, usciamo, la possibilità di vedere le telecamere, quello che stanno riprendendo, il comparto telefonico se dobbiamo effettuare una telefonata, il comparto audio se dobbiamo andare ad ascoltare musica dalla pendrive o dal Bluetooth del nostro telefonino, quindi le playlist che abbiamo sul nostro telefono una volta che siamo collegati tramite Bluetooth, la possibilità di inserire la luminosità automatica di questo display e la possibilità di andare a riprodurre l'audio da questo ATOTO P8 alla nostra autovettura tramite le due opzioni che vi ho fatto vedere, o radiofrequenza o cavetto AUX. In più abbiamo il telecomando fornito insieme all'ATOTO P8 che ci consente di fare tutto da qui, quindi aumentare, diminuire il volume, andare avanti con le tracce, avviare o chiudere una telefonata, comando vocale, quindi possiamo fare tutto da questo telecomandino. Altra cosa interessante di questo ATOTO P8 è il fatto che possiamo andare a collegare due telecamere, una anteriore e una posteriore, con la funzione di dashcam, quindi possiamo andare a registrare quello che succede durante un viaggio con tanto di registrazione su schedina SD fino a 128 GB. Possiamo rivedere i filmati che sono stati registrati con tanto di audio, scegliere la modalità di visione, quindi anteriore, posteriore o entrambi nel display. Ci sono tantissime caratteristiche interessanti. In ultimo volevo spendere due paroline per quanto riguarda l'adattatore
per alimentare il nostro Toto-P8 che si va a collegare alla presa accendisigari. Se da una parte è configurato in maniera che possiamo andare a ricaricare un telefono, un tablet, eccetera, in più possiamo inserire una pendrive per andare ad ascoltare file audio che sono presenti al suo interno e la possibilità di andare a collegare il cavetto AUX per riprodurre la musica all'interno della nostra autovettura, dall'altra se andiamo a collegare tutta questa roba, lo slot che è presente vicino al foro del jack AUX va a interferire con la pendrive inserita. Altra cosa che, diciamo tra virgolette, mi è piaciuta è il fatto che tutti gli spinotti sono ad incastro e sono dedicati, quindi non c'è possibilità di errore e si collega tutto insieme. Se questa opzione ci agevola l'installazione di questo Atodo P8, dall'altra parte non possiamo utilizzare questa cavetteria su altri dispositivi. Detto questo, vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link necessari per andarvi a vedere tutte le informazioni di questo Atodo P8 e per chi vorrà acquistarlo. Mi raccomando, se il video vi è tornato utile, pollice in su come sempre, poi fate quello che si fa di solito su YouTube, che ne so, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete il video, fate un po' voi. Un bacione, alla prossima!